Eccoci qua, Maurizio e Marco, Lauterbach, siamo invitati da Western Digital all'evento di Arrow Electronic World e siamo qui per mostrare un sistema di analisi dell'utilizzo delle memorie basato su Trace32. Ecco qui il sistema. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo sul tavolo una board della Dave Embedded System, la board è la MIT 8M basata su MX8. E la cosa particolare è che questa board ha delle memorie, per esempio qui ci sono le eMMC della Western Digital, è un sistema Linux, è una Traceport, Real-Time Traceport ARM-ETM collegata a un sistema PowerTrace di Lauterbach, eccolo qua, sistema di Lauterbach, e questo tool viene utilizzato per tracciare in tempo reale tutti gli accessi che il sistema operativo fa attraverso il driver a queste memorie. Perché facciamo questo? Beh, per detto, il processore appunto esegue accessi continui di lettura e scrittura alla memoria, dipende dall'applicazione. Il Trace Tool traccia tutte queste informazioni e le esporta in un formato di condivisione con un tool di analisi che fornisce la stessa Western Digital. È questo che mostrerà nel tempo, dipende dal tempo che noi abbiamo usato per questa misura, mostrerà il tipo di utilizzo che viene fatto dalla memoria e da questo si può predirne anche la durata. La durata e l'usura di questa memoria. Il sistema dimostrativo è qui pronto live, vedete è un sistema Trace32 e qui abbiamo Marco Ferrario che ora ci eseguirà una demo live. Marco, ti lascio la parola, raccontaci che cosa stai facendo. Grazie Maurizio. Il sistema dimostrativo è mostrato in maniera molto semplice, dato che è sufficiente impostare dei filtri di trace sulle funzioni di nostro interesse. Nello specifico noi tracceremo le richieste di scrittura su MMC Start Request e il completamento di queste richieste di scrittura. Abilitati i filtri, abilitiamo anche il trace, facciamo partire. Diamo un comando tanto per eseguire alcune operazioni sul file system dell'MMC. Esatto, questo comando Marco serve proprio a stressare l'applicazione per fargli eseguire tanti accessi alla memoria e quindi stimare appunto il grado di utilizzo. Si può vedere qui che il sistema sta registrando in tempo reale il numero di accessi che vengono fatti alla memoria per circa quanti secondi, Marco? 10 secondi. Okay. Ecco, il test è finito, possiamo fermare il trace, fermare l'applicazione, fermare tutto. A questo punto abbiamo nel trace i dati, diciamo, grezzi sulla base dei filtri che abbiamo impostato prima. Di particolare interesse nel nostro caso saranno i cicli informativi, quindi simili a quelli che sto mostrando adesso, hanno colori diversi a seconda che siano relativi a un core piuttosto che a un altro. Noi andiamo a post elaborare questo contenuto grezzo con uno script, lo lancio da command line, attualmente si chiama MMC parse trace, per cui lo lanciamo in questo modo. Lo script lavora, salva questo file, lo post elabora e adesso interrompo l'elaborazione. Al termine del tracciamento otteniamo un file simile a quello che vado a mostrare adesso. Quindi avremo tutti i nostri dati sui comandi di richiesta e completamento trasmissioni. Ecco i diversi comandi generati verso l'MMC, dati grezzi formato ftrace-like, e questo tipo di input viene dato in pasto ai tool di Western Digital, per cui una volta elaborato un file come questo si ottengono risultati simili a quelli che vedete adesso, e grazie ai quali possiamo analizzare nel tempo se i cicli di write alla nostra MMC sono stati prevalentemente random piuttosto che sequenziali, oltre ad altri dati come è indicato qui sulla destra. Da qui partono le ottimizzazioni per migliorare il tempo di vita della propria MMC. Fantastico, grazie Marco, chiudo.